Bene, nell'attesa c'è qualcuno che vuoi salutare? Salve gente, mi raccomando, ricordatevi di condividere il video e di iscrivervi al canale, se non lo fate siete degli stronzi. Benvenuti, noi siamo Natos. I nostri video hanno causato bruciore di stomaco a molti terrapallisti. Mi chiedo come mai, dato che comunque siete abituati ad ingoiare la qualunque. Addirittura hanno fatto delle live contro di noi, tentando di screditarci. Caro Angelo da Pescara, se è pubblicità che cercavi, bastava chiedere. E lo stesso vale per tutti quegli sfigati haters con canali da 20 iscritti che si permettono poi di venire qui ad insultare noi e i nostri iscritti. Siamo stati persino accusati di collaborare con gli alieni che ci forniscono tecnologie avanzate così da occultare la vera forma della Terra, favorendo un attacco galattico sul nostro pianeta contro gli umani. No, dico, ma che cazzo vi fumate? Come detto più volte, siete moscerini sul parabrezza, degli idioti indottrinati dal sistema, siete i nuovi sudditi. Un insulto all'intelligenza umana, alla libertà di pensiero e di ricerca. Ma tranquilli, prima o poi verrete falciati dagli stessi che vi plagiano perché ritenuti inutili. Ci avete accusato di essere troppo scurrili nei vostri confronti quando voi stessi per anni avete insultato, denigrato, minacciato, discriminato centinaia di persone unicamente colpevoli di pensarla diversamente da voi, miserabili teste di cazzo. Vi siete arrogati il diritto di screditare carriere e reputazioni solo perché quest'ultime differivano dalle vostre. Siete come la merda, puzzate. Piccolo suggerimento: dato che ritenete i nostri contenuti spazzatura, siete liberi di andare altrove, ma se restate qui per poi offenderci nei commenti, beh, allora tenetevi il culo con due mani perché vi risponderemo a tono. Detto questo, siete dei babbei così stupidi da ignorare la fisica naturale dell'acqua, ovvero quella di autolivellarsi. Quindi, se fossimo su di una palla, tutti i corpi idrici dovrebbero conformarsi alla curvatura della Terra, cioè un corpo d'acqua conforme alla curvatura mostrerebbe quindi un rigonfiamento distintivo nel suo centro. Ad esempio, un lago di 6 miglia di diametro dovrebbe formare un tumulo misurabile di acqua nel suo centro, alto circa 6 piedi, ed invece nada. Un'altra conferma della non curvatura dell'acqua è il riflesso della Luna su quest'ultima. Se la Terra fosse una palla e la Luna si trovasse di fronte
fronte a te, il suo riflesso sarebbe fuori dal tuo punto di osservazione, bensì oltre la curvatura. Vedresti il riflesso della luna solo se fosse direttamente sopra o dietro di te, e tra l'altro apparirebbe come un riflettore sull'acqua. Solamente su di un piano piatto la luce formerebbe una linea retta dall'orizzonte all'osservatore. E non è finita qui. Sulla base dell'affermazione che la Terra sia un globo rotante che sfreccia nello spazio a velocità immense, tenendo conto delle molte oscillazioni causate da asteroidi, comete o simili, tali superfici costantemente livellate non dovrebbero nemmeno esistere. Per di più, geometri, architetti, ingegneri, veri ingegneri, caro Angelo, non tengono mai conto della presunta curvatura della Terra nei loro progetti. Canali, ferrovie, tunnel, ponti sono tutti tagliati e posati orizzontalmente senza mai considerare alcuna curvatura, neanche su centinaia di chilometri. Alla curvatura terrestre. L'ingegnere Winkler, uno dei più grandi ideatori di linee ferroviarie del mondo, rilasciò un'intervista al Birmingham Weekly, dichiarando che tutte le locomotive sono progettate per funzionare su di un piano e che nessun ingegnere tiene conto della curvatura, perché non c'è. Vogliamo disquisire sui canali? Chiedete a qualsiasi ingegnere e vi risponderà che l'acqua non fa curve, punto. L'acqua non si comporta così, ma così. Eppure, come delle pecore ci beviamo il modello sferico. L'oceano che curva semplicemente è inverosimile. La fisica naturale dell'acqua è quella di raggiungere e mantenere il proprio livello. Addirittura l'acqua viene usata per mettere in bolla, ovvero a livello le costruzioni, proprio perché l'acqua, a differenza della scienza, non può mentire. E degli idioti parlano di gravità dinanzi a oceani burrascosi in rotazione, quando quella stessa gravità non impedisce ad una leggerissima farfalla di volare. Follia. La Manchester Ship Company Review afferma chiaramente che le costruzioni ferroviarie e di canali fanno tutte riferimento a misure nominalmente orizzontali, punto. Questo è Minnevanka, un lago in Alberta, Canada, lungo 21 km. La telecamera è posizionata a meno di un piede sopra la superficie dell'acqua e, zoomando sulla costa di fronte, notiamo distintamente come la superficie dell'acqua sia completamente piatta. Insomma, nessuna curvatura, semplicemente perché l'acqua non curva. Ma voi, babbi di minchia, siete dei cocci. Quindi continuiamo. Ufficialmente la Terra ruota su se stessa verso est ad una velocità di oltre 1000 miglia orarie. Domanda da 1 milione. Come può un aereo volare verso est a circa 500 miglia orarie e raggiungere la destinazione all'incirca nello stesso tempo del volo di ritorno? Se la Terra gira al doppio della velocità, l'aereo non dovrebbe mai raggiungere la sua destinazione verso est, anzi verrebbe doppiato, senza considerare che a quelle velocità atterrare in sicurezza sulle piste sarebbe disastroso. Molti di voi anche qui citeranno la gravità come velcro atmosferico, ma la gravità come spiega un volo commerciale medio che viaggia a 800 km orari, dove i piloti per seguire la curvatura terrestre dovrebbero necessariamente correggere la rotta ad una velocità discendente di 850 metri al minuto? Terrapallari, non avete capito? Prima che vi esplode il cervello ve lo spiego meglio. Verifichiamo insieme. A rigor di logica, l'aereo per volare a parità di altitudine rispetto ad una superficie curva dovrebbe direzionare ogni tot miglia il proprio muso verso il basso. Ebbene, questo nei voli non accade, ma la scienza ufficiale sfodera la sua gravità come giustificazione, asserendo che l'aereo non fa correzioni di rotta proprio perché la forza di gravità è parallelamente omogenea alla curvatura. Quindi l'aereo asseconda l'orizzonte. E qui la domanda da 1 milione. Se per assecondare la curva verso il basso non è necessaria alcuna correzione, per non assecondare nessuna curva e procedere dritto, il pilota dovrebbe ritoccare la rotta verso l'alto? No, semplicemente perché i voli sono lineari, punto. Vogliamo disquisire sulle decine di fari la cui luce è visibile ben oltre la fatidica curvatura terrestre, o dei luoghi visibili attraverso distanze che il modello Terrapalla dichiara impossibili da vedere? Terrababei, prendete carta e penna, fate i vostri calcoli e poi, da bravi, scrivete nei commenti che si tratta di miraggi.
Faro di Dunkirk, sud della Francia, alto 194 piedi e visibile da una barca a circa 10 piedi sul livello del mare da 28 miglia di distanza. Con queste misure sulla terra tonda la luce dovrebbe essere nascosta dietro 190 piedi di curvatura. Faro di Capo Buenavista, Terranova, Canada, alto 150 piedi e visibile sul mare da 35 miglia di distanza. Sulla terra a palla la luce dovrebbe essere dietro 490 piedi di curvatura. Faro campanile di St. Botolph a Boston, alto 290 piedi e visibile da oltre 40 miglia di distanza, impossibile su di un globo. Difatti il modello palla lo colloca dietro 800 piedi di curvatura. Faro dell'isola di Wight, Inghilterra, alto 180 piedi, visibile fino a 42 miglia di distanza, dovrebbe risultare secondo il modello palla dietro 996 piedi di curvatura. Cape Lagulais, Sudafrica, alto 33 piedi a 238 piedi sul livello del mare ed è visibile per oltre 50 miglia, ma anche qui il modello tondo colloca la struttura 14.100 piedi oltre la curvatura. E adesso, terraminchioni, come la mettete? Siete così arroganti da negare l'evidenza anche quando le vostre stesse formule falliscono. E non è tutto, potrei farvi decine di esempi di questo tipo. Ad esempio Douglas Harbor sull'isola di Man. L'intera lunghezza della costa del Galles del Nord è chiaramente visibile ad occhio nudo ed il tratto di 50 miglia è stato ripetutamente misurato. Beh, niente curvatura, nonostante secondo la merda palla partendo dal centro la costa dovrebbe curvare di circa 416 piedi su entrambi i lati. Lo skyline di Philadelphia è facilmente visibile da Apple Pie Hill nel New Jersey a 40 miglia di distanza, considerando l'elevazione di Apple Pie di circa 250 piedi. Lo skyline, secondo la terra tonda, dovrebbe trovarsi ben oltre 335 piedi di curvatura. E che dire dello skyline di New York, chiaramente visibile da Bear Mountain a 60 miglia di distanza, cosa impossibile su terra palla, dato che nonostante i 1283 piedi di vetta di Bear Mountain, lo skyline dovrebbe comunque trovarsi dietro 170 piedi di curvatura. Da Anchorage in Alaska, in una giornata nitida ad un'altitudine di 102 piedi, il monte Foraikir è visibile ad occhio nudo da una distanza di 120 miglia. Secondo la curvatura, la vetta dovrebbe trovarsi dietro 7719 piedi di terra palla. Sempre in Alaska, il monte McKinley è visibile da 130 miglia di distanza. Da questo punto di osservazione alla vetta intercorrono circa 20 piedi. Quindi, se fossimo su di un globo, quasi la totalità della montagna dovrebbe essere nascosta da oltre 9022 piedi di terra curva. Da Genova, ad un'altezza di soli 70 piedi sopra il livello del mare, l'isola di Gorgona può essere vista da una distanza di 81 miglia, mentre secondo il globo questa dovrebbe trovarsi dietro 3332 piedi di curvatura. Anche l'isola di Capraia, visibile a 102 miglia di distanza, dovrebbe essere nascosta dietro 5605 piedi di curvatura. Ed infine, per chiudere in bellezza, l'isola d'Elba, che può essere vista, udite udite, da un'incredibile distanza di 125 miglia, totalmente impossibile sulla terra sfera, perché secondo il modello corrente a quella distanza l'isola dovrebbe trovarsi dietro 8770 piedi di acqua. E qui, belli miei, non c'è miraggio che tiene. E adesso, branco di idioti pseudo-architetti, pecore indottrinate, annegate nelle vostre formule terramerdiste, nel tentativo di giustificare l'erroneità della vostra stessa teoria, non importa dove voi coglioni terrapallisti andiate, in qualsiasi punto del pianeta indipendentemente dall'altitudine, l'orizzonte apparirà sempre come una linea perfettamente livellata a 360 gradi intorno a voi. Inoltre, salendo gradualmente di quota, l'orizzonte manterrà la sua linea all'altezza degli occhi, nonostante il terreno si ritiri sotto di noi. In pratica, se la Terra fosse davvero una sfera, salendo di quota, dovremmo vedere l'orizzonte scendere sotto di noi ed iniziare a curvare. Ed invece, nada, non importa quanto tu in alto vada, l'orizzonte annegherà sempre dentro il punto di fuga prospettico. E questo, cari amici miei, può accadere soltanto su di un piano.
Parliamo dei raggi del sole che brillano attraverso le nuvole con angoli divergenti, dimostrando come la fonte di tale luce non sia a milioni di miglia di distanza ma bensì molto più vicina, anche perché se il sole si trovasse davvero a 150 milioni di chilometri, tutti i raggi apparirebbero paralleli. Ah, dimenticavo, prima che qualche terrapallista nomini la rifrazione atmosferica, ricordate che su di un globo l'atmosfera agirebbe da lente convessa, il che produrrebbe raggi convergenti e non il contrario. Ulteriore dimostrazione che la distanza percorsa dalla luce solare non è di milioni di miglia, è data dal calore. Sì, perché se fosse come ci dicono a quella distanza la netta differenza di temperatura tra i tropici e le regioni polari non dovrebbe nemmeno esistere, poiché la differenza di distanza tra le regioni polari e l'equatore è un misero 0,00004% della distanza del Sole. Al di là delle verità, tale modello è più semplice e logico di quello su base sferica. Seguitemi. Su terra tonda, le differenze stagionali derivano dall'inclinazione dell'asse planetario rispetto ai raggi del Sole. Ed ecco il paradosso. Stagioni più fredde nell'emisfero boreale, proprio mentre la Terra risiede nel punto più vicino al Sole, e stagioni più calde proprio quando la Terra risiede nel punto più lontano da esso. E qui altra domanda da 1 milione. Come può una piccola differenza di inclinazione influire così tanto, laddove una differenza di 5 milioni di chilometri di distanza influisce così poco? Follia. E poi saremmo noi gli idioti. Che poi, se la Terra fosse un globo, entrambe le regioni polari dovrebbero quantomeno avere caratteristiche, se non uguali, simili, ed invece sono molto diverse. Insomma, a solstizi alterni il Sole dovrebbe influire sui poli in modo quasi uniforme. Eppure, i giorni più lunghi nel nord sono molto più lunghi di quelli nel sud. Anche l'alba ed il tramonto si verificano in modo diverso in queste due regioni, con il crepuscolo che arriva e dura molto più a lungo nel nord, a volte per oltre un'ora, rispetto alle simili latitudini meridionali dove il crepuscolo arriva e dura nettamente meno, a volte anche pochi minuti. Ma sapete qual è la cosa più assurda, cari terrapallisti? Che tale comportamento calza a pennello con un piano piatto, il cui Sole gira sopra ed intorno al polo centrale in cicli di 24 ore, viaggiando costantemente tra i tropici ogni 6 mesi. Un altro fenomeno di contrasto tra i poli di un'eventuale terrapalla è il sole di mezzanotte, un fenomeno distintamente artico che si verifica ogni anno durante il solstizio d'estate, dove per diversi giorni qualsiasi osservatore significativamente più a nord può guardare il sole viaggiare in cerchi sopra la testa non tramontando per più di 72 ore, mentre in Antartide, in corrispondenza del sole di mezzanotte artico, la Royal Geographical Society, quindi non Babbo Natale, osserva che dal 17 maggio al 21 luglio il sole non sorge mai, nemmeno sopra l'orizzonte antartico. Naturalmente anche questo fenomeno calza con la teoria piatta, proprio perché durante quei giorni il sole sarebbe nel suo ciclo più interno, ruotando strettamente sopra ed intorno al polo centrale. Sì, adesso gli scienziati pallisti affermeranno che il sole di mezzanotte avviene anche in Antartide, bla bla bla, ma la verità è che tutti i video sono tagliati, le dirette sono dei loop e non sono ammessi esploratori indipendenti. Chissà come mai. Un'ulteriore dimostrazione che le regioni centrali settentrionali ricevono un clima più benevolo rispetto alle loro controparti meridionali sarebbe l'Islanda. A 65 gradi di latitudine nord, l'Islanda prospera con 870 specie vegetali autoctone e abbondante vita animale. A confronto George Island, che si trova a 54 gradi sud, cioè 11 gradi più vicina all'equatore rispetto all'Islanda, è praticamente priva di qualsiasi ecocultura, avendo solo 18 specie vegetali native e praticamente nessuna vita animale. Per concludere, le regioni artiche godono di estati moderatamente calde ed inverni abbastanza miti con temperature medie annuali di 15 gradi centigradi. L'Antartide invece è nettamente il posto più freddo sulla Terra, con una temperatura media annuale di meno 50 gradi centigradi, toccando punte
di meno 93,2 gradi centigradi. Terramerdisti, non vi basta? Andiamo avanti perché, a prescindere dalle innumerevoli prove riportate finora, che distruggono la sfericità terrestre demolendo le teorie ufficiali definite da Tesla vestimenti matematici illusori, le differenze tra globo e piano diventano evidenti quando si considerano le distanze a sud dell'equatore, dove la tana del bianconiglio diventa sempre più profonda. Fate attenzione. La distanza tra Sydney e Nelson, Nuova Zelanda, sulla Terra a palla, date le loro coordinate risparmiando la trigonometria sferica, dovrebbe essere di 1310 miglia, ma secondo la Marina australiana la distanza reale misurata è di 1550 miglia, ovvero un 18% in più della distanza ufficiale. Il modello Google Earth dice che l'Antartide è un continente ghiacciato situato a 78 gradi di latitudine sud, con un perimetro non superiore a 12.000 miglia. Tuttavia, i primi esploratori come il capitano Cook ed il capitano James Clark Ross, nel tentativo di circumnavigare l'Antartide, in 4 anni percorsero quasi 60.000 miglia. Gente, è il doppio della circonferenza dell'equatore. Vogliamo disquisire su traiettorie di volo che distruggono inequivocabilmente la sfericità terrestre, per non parlare del fatto che diversi voli avrebbero un percorso più breve, più veloce e più dritto passando sopra l'Antartide? Ah già, quegli stronzi della NASA dicono che fa troppo freddo. Volo da Johannesburg a Perth in Australia, durata 11 ore attraverso l'Oceano Indiano. Facile, no? No, facile un cazzo. Tutti i voli di questa tratta deviano causa rifornimento a Dubai, Hong Kong o addirittura Malesia. Tempo di volo totale oltre 18 ore. Ma io dico, cari terrababbisti, vi rendete conto dell'assoluta illogicità di questa tratta? Guardate ora su terra piatta. Voilà, Johannesburg-Perth con eventuali soste. Continuiamo. Volo Johannesburg-Santiago del Cile, durata 12 ore, passaggio veloce sotto il tropico del Capricorno. Facile, no? No cazzo, anche qui ogni volo attraversa l'equatore per fare rifornimento in Senegal fino al tropico del Cancro per un tempo di volo totale di 19 ore. Follia sferica, ma su terra piatta? Liaison Fair. Volo da Johannesburg a San Paolo, in Brasile, tratta diretta di 10 ore attraverso il 25° grado di latitudine sud. Facile, no? No, anche qui mega deviazione a Londra, ripeto Londra, portando il tempo di volo totale a 24 ore. Assurdo cazzo. Volo da Santiago in Cile a Sydney in Australia, durata 15 ore attraverso il Pacifico meridionale. Facile. Eppure, nonostante le varie opzioni di rifornimento in Nuova Zelanda o in qualsiasi isola del Pacifico meridionale, sapete dove l'aereo si ferma per fare rifornimento? Los Angeles, per poi ripartire verso sud, durata totale 27 ore. Gente, queste deviazioni sul globo non hanno senso, mentre su terra piatta funzionano perfettamente. Immagino già le facce attonite di quegli sfigati che ci insultano, incapaci di accettare tali verità, frustrati dalle loro stesse convinzioni ed arrabbiati perché la loro logica si ribella alla loro dottrina. Per questo poi vengono qui sulla nostra pagina ad offendere noi e chi come noi si è accorto della Matrix in cui versiamo. Ci dicono che la Terra ruoti sul suo asse ad una velocità di 1000 miglia all'ora verso est, viaggiando ad una velocità di 67.000 miglia orarie intorno al Sole, che presumibilmente si muove a spirale ad una velocità di 500.000 miglia orarie intorno alla Via Lattea, galassia che attraversa l'universo alla spaventosa velocità di 670 milioni di miglia orarie, il tutto scatenato da una presunta esplosione cosmogenica chiamata Big Bang, avvenuta circa 14 miliardi di anni fa. Eppure nel mondo ci sono meridiane secolari che ancora oggi indicano in modo affidabile il tempo fino ai giorni nostri, alcune fino al minuto preciso. Inoltre le costellazioni e le loro innumerevoli descrizioni negli antichi testi e nelle carte stellari sono esattamente le stesse dei giorni nostri. Ma cari terrapallisti, toglietemi una curiosità e gradirei una risposta, una vera risposta e non le solite cazzate. Se il globo, il sistema solare, la galassia
galassia e tutte le galassie dell'universo viaggiano sparati alle immense velocità sopracitate. Come fanno i corpi stellari e le loro traiettorie ad essere così immutati nel tempo? Insomma, dovremmo avere un cielo notturno in continua evoluzione, dato che comunque alcune stelle si muovono più veloci di altre. Terramerdisti e pseudo-architetti della minchia, aspetto le vostre delucidazioni in merito. Quei massoni di merda della NASA ci dicono che la stella polare dista 2 trilioni di miglia, ripeto, 2 trilioni di miglia. Ecco a voi una rappresentazione visiva di quel numero. Adesso cercate di comprendere tale distanza e poi, tenendo conto delle velocità sopra elencate, della rotazione e della rivoluzione terrestre, domandatevi come sia possibile che un corpo così distante rimanga così perfettamente allineato nello stesso punto del nostro cielo per tutta la nostra storia registrata finora. A voi le risposte. Ah, terraminchioni, la domanda vale anche per voi. Dimenticavo, sempre secondo la NASA, la stella polare ha velocità e traiettorie proprie. Inoltre, sulla Terra globo, la stella polare non dovrebbe essere visibile da nessun luogo a sud dell'equatore, in quanto la curvatura terrestre ne occulterebbe la visuale. Ed invece la stella polare è visibile proprio da sud fino a 20 gradi di latitudine, e non è l'unica. Sì, perché ci sono tante costellazioni visibili da punti impossibili per il modello merda globo. Ad esempio, l'Orsa Maggiore, proprio accanto alla stella polare, può essere vista dal polo nord fino al 30° grado di latitudine sud. Vulpecula, visibile dal polo nord fino al 55° grado di latitudine sud. Toro, pesci, leone sono tutte visibili dal polo nord fino al 65° grado di latitudine sud. Assolutamente impossibile sulla merda palla. E non è finita qui, stronzi terrapallisti. L'Acquario e la Bilancia sono visibili dal 65° grado nord fino al 90° grado sud. La Vergine addirittura visibile dall'80° grado nord all'80° grado sud. Orione visibile dall'85° grado nord al 75° grado di latitudine sud. E questo, cari terrapallisti, significa soltanto una cosa, ovvero che gli emisferi non sono parti di una palla, ma bensì una sorta di anelli concentrici attorno al polo centrale, sopra il quale ruota un firmamento di stelle. Inoltre, tutta la scienza missilistica in rapida espansione già da prima della fondazione della NASA divenne dal 1958 in poi affare esclusivo dei governi, così da impedire alle aziende private di avventurarsi abbastanza in alto da rivelare l'inganno globista architettato da quei gesuiti massoni di merda. L'avvento della NASA ha militarizzato ogni singolo progetto e programma spaziale. Hanno assunto gli scienziati più influenti per poi compartimentarli minacciandoli col segreto di Stato. Ci sfottono a tal punto da chiamare le missioni lunari Apollo, nonché colui che secondo la mitologia greca, cito testuale, traina il carro del sole scortando la stella ardente attraverso la volta celeste. Eppure noi, come dei babbei, ingurgitiamo le stronzate della NASA che usa messaggi subliminali di questo tipo per rafforzare teorie fasulle come quella eliocentrica, dove è la Terra ad orbitare attorno al Sole e non viceversa. I lanci di razzi spaziali sono solo uno spettacolo, una bufala, vettori che curvano e ricadono sulla Terra fuori dalla nostra vista. Le immagini lunari sono false tutte quante, e questa è verità diffusa anche tra i terratondisti. Vi consiglio di dare un'occhiata al nostro penultimo video dove frantumiamo questa minchiata delle missioni spaziali. La stessa USGS, United States Geological Survey, ha chiaramente ammesso che la mappa Mercator non coincide, mentre la proiezione azimutale equidistante sì. I primi atlanti e le prime cartografie del mondo si basavano su mappe azimutali equidistanti sviluppate sui calcoli di Abu Rajan Biruni, studioso persiano che già migliaia di anni fa aveva capito di trovarsi su di un piano piatto. Decine di culture hanno descritto la Terra come un piano piatto stazionario. Gli antichi egizi, ad esempio, percepivano la Terra come una pianura piatta governata dalla divinità Geb, il tutto contornato da una volta celeste dominata dalla dea Nut, il quale ogni mattina consentiva al dio
Ra di condurre il sole lungo la sua schiena. E non è finita qui. Sotto Geb vi era Duat, regno delle anime defunte, luogo di reincarnazioni, e udite udite, al di là della dea Nut risiedevano le acque plasmate dalla celestiale divinità Nu. Lo spiritualismo vedico descrive l'universo come una bolla al cui centro si estende un piano che divide la metà celeste dai mondi sotterranei. Piano terra formato egli stesso da una serie di anelli concentrici alternanti, oceani e terre al cui centro dimorano gli umani. Perno di questo universo è la montagna assiale cosmica, il monte Sumeru, la cui cima è abitata dagli dei, un po' come il monte Olimpo per i greci. Inoltre nella cosmologia vedica il sole, la luna e le stelle compiono orbite al di sopra di un piano piatto, ruotando attorno alla stella polare nonché dimora del creatore. Un'altra visione piattista del mondo antico è quella norrena, dove gli umani abitano Midgard, la terra, il più centrale dei 9 mondi, immerso in un grande oceano a sua volta sorvegliato dal serpente cosmico Jormungandr, il tutto sorretto da Yggdrasil, l'albero cosmico i cui rami collegano Midgard ad altri mondi, tutti diversi tra loro: fuoco, ghiaccio, giganti ed elfi. Le sue radici racchiudono i mondi inferiori, mentre i rami superiori sostengono i mondi celesti, culminando con Asgard. Ah, dimenticavo, secondo il mito, Sole e Luna si rincorrono per sempre sopra ed intorno a Midgard, un po' come nella teoria piattista. Ops, anche gli antichi mesopotamici sapevano di abitare un piano piatto, tanto da inciderlo su pietra. Persino il mito della creazione babilonese narra il terrapiattismo partendo dall'uccisione di Tiamat, il caos primordiale, il cui corpo venne diviso in due per formare, cito testuale, con la prima metà una terra distesa, con la seconda metà un cielo vuoto. Al di sopra della stella più luminosa risiedeva il trono degli dei, mentre un oceano di sale circondava il bordo impedendo alle acque di traboccare. Abramo e tutte le religioni abramitiche descrivono un mondo piatto, fisso e immobile, creato e modellato in 6 giorni. La cosmologia ebraica descrive il sole e la luna come calamite del cielo ed il sottosuolo come regno di Sheol, gli inferi per capirci. Giobbe 26:10. Egli circonda un confine sulla faccia delle acque fino alla fine della luce e delle tenebre. Salmo 104:5. Egli ha fondato la terra sulle sue fondamenta, non vacilla e non vacillerà mai. Isaia 40:22. Egli siede sopra la volta del mondo, da dove gli abitanti sembrano cavallette. Egli stende il cielo come un velo, lo dispiega come una tenda dove abitare. Nella Genesi, il primo racconto della creazione, descrive gli Elohim come creatori del firmamento. La parola ebraica Rakira si riferisce letteralmente al cielo, definendolo scudo solido dalle grandi acque. Anche la cosmologia della rivelazione araba descrive una terra piatta, stazionaria. Aknal 15. Egli ha gettato sulla terra montagne salde affinché non vacilli, fiumi e strade affinché possiate essere guidati. Aknaba 6:7. Non abbiamo forse fatto della terra un luogo di riposo, creato monti come pioli? Al-Mulk 3:4. Egli ha creato 7 cieli in strati, non vedi la creazione del compassionevole? Pentiti e restituisci la tua visione, guarda di nuovo. Al-Anbiya 33. Ed egli creò la notte ed il giorno ed il sole e la luna, tutti in orbita nuotano. Questi sono soltanto alcuni delle centinaia di versetti sacri soppressi e screditati dalla Chiesa di Roma, che ha distorto ed imposto le sue credenze attraverso l'ignoranza figurativa. La maggioranza dei navigatori del Cinquecento dipendeva dai rispettivi monarchi, a loro volta tutti sotto il controllo di confraternite che operavano per mano diretta del Vaticano. Gesuiti, pezzi di merda, siete la feccia umana, avete iniziato ripulendo la biblioteca d'Egitto bruciando l'edificio. In Scandinavia i nativi che rifiutavano di barattare le loro credenze in cambio della croce del cristianesimo venivano
venivano incatenati alle rocce nelle baie e lasciati annegare durante l'innalzarsi delle maree. I britannici, al soldo della corona, rinchiusero nei manicomi tutti i medici ayurvedici che rigettavano gli standard religiosi imposti dalla Chiesa anglicana. La filosofia tradizionale cinese non era terrapallista, anzi, ma secoli di intrighi, comunismo, scienza occidentale, oppio e cause esterne hanno plagiato e manipolato le menti. Uno degli intellettuali a cui dobbiamo tutto ciò è quel massone pezzo di merda di Pitagora. La sua scuola di Samo ha dato i natali alla massoneria, che già all'epoca proponeva teorie contestate dai più, teorie scomparse e curiosamente riemerse 2000 anni dopo, poco dopo la presunta scoperta del nuovo mondo, quando il Vaticano iniziò con veemenza di globalizzare le culture originali di tutto il mondo. Aspetta. Ecco. Sei qui. Proprio qui. Ti vedi? No. Ovvio, viviamo su di un granello cosmico invisibile. Ci dicono che lo spazio è vuoto e che la nostra atmosfera confina direttamente con esso. Ci dicono anche che l'atmosfera è naturalmente composta da gas, ma i gas per struttura si espandono indefinitamente per riempire il proprio contenitore. Ed il contenitore dell'atmosfera terrestre, secondo la NASA, è l'intera area dello spazio. Bene, cara NASA di merda, ho una domanda per te. Terrapallari, prendete nota. E fate attenzione, potrebbe esplodervi il cervello. Seguendo la seconda legge della termodinamica, dopo 4 presunti miliardi e mezzo di anni di accelerazione della Terra intorno al Sole, ad oltre 30 per 10 alla terza metri al secondo, come mai l'atmosfera terrestre non si è ancora dissipata? E prima che citiate la gravità, sappiate che l'impatto di quest'ultima come forza sull'accelerazione è di 0,0057 metri al secondo, praticamente un cazzo di nulla, come se un lenzuolo sulla bocca di un vulcano potesse arginare un'eruzione. Follia. Gravità che tra l'altro dovrebbe essere abbastanza forte da mantenere stabile l'atmosfera, nonostante le velocità astronomiche a cui siamo sottoposti, e nello stesso tempo consentire ai venti trasversali simultanei di soffiare, agli insetti di librarsi, agli uccelli di decollare e volare, al fumo di alzarsi, per non parlare dei palloncini pieni di elio, eccetera, eccetera, eccetera. Inoltre, vi ricordo come non sia mai stato dimostrato che materia attiri a sé altra materia a causa della sua sola massa. Terratondisti, ci siete ancora o vi siete persi nei meandri della vostra fottuta arroganza? Ho un'altra domanda logicamente necessaria da porvi, ovvero i razzi spaziali possono funzionare nel vuoto cosmico? Sapete qual è la risposta? Cazzo no, assolutamente no, a dircelo è proprio la NASA. Il propellente spinge contro la materia per andare avanti, ma in assenza di essa i razzi finirebbero per ruotare velocemente, violentemente e fuori controllo, e questo è stato riscontrato in tutti gli esperimenti ripetibili. Ma quindi, durante l'Apollo 17, come hanno fatto gli astronauti a filmare perfettamente la Terra a solo 1/10 della distanza dalla Luna? Che poi, perché la NASA rilascia solo filmati rivolti all'indietro dai loro razzi e mai filmati rivolti in avanti? Ma comunque, fermiamoci. Direi che di materiale atto a scardinare questa stronzata della terra a palla ce ne sia a sufficienza, e se non bastasse spulciatevi la nostra playlist flat. Adesso attenderemo con ansia gli insulti di tutte quelle zucche vuote che difendono l'indifendibile, proclamandosi inconsciamente scimmie ammaestrate del sistema. Noi di Natus proviamo per voi un profondo senso di disgusto. Rappresentate tutto ciò che ci impedisce di ribellarci come specie. Vi hanno consacrato a gregge, vivete in una Matrix e non mi riferisco soltanto alla terra tonda. Avete la presunzione di definirvi liberi all'interno di un sistema che giornalmente vi comanda, e chi crede davvero di possedere il libero arbitrio è uno stolto, un imbecille. Potremmo stare qui delle ore a spiegarvi quanto voi nutriate la Matrix, ma non capireste. Dovreste ringraziarci ed invece ci screditate. Non abbiamo obblighi
nei confronti di niente e di nessuno. Siamo qui a beccarci le vostre offese gratuitamente. Vi siete mai chiesti il perché? Chi ci conosce sa da quanti anni cerchiamo di svegliare le persone da questo letargo mediatico indotto, senza mai chiedere nulla in cambio. Il sistema ha provato a fotterci, ma non puoi fottere chi viene dal nulla. Siamo il riflesso distorto di un'immagine sbiadita raffigurante un fantasma senza volto, di un'entità che non esiste. Mi itan vechazato shil Elohim detaer et aloam. Tenete bene a mente, la verità è il prodotto del tempo, e ricordate, Natus domina. Ampliare la percezione è l'arma per il futuro, così i nostri occhi vedranno al di là del muro. Svegliamoci da questo cazzo di letargo indotto, siamo fermi su un treno ad un